Sono Enzo Costa, presidente della Eurel Informatica SpA, che dirigo ormai da un certo numero di anni. Non mi sono mai interessato di problemi tecnici così, ma piuttosto di problemi artistici. Fino a una certa età mi interessavo di arte, di scultura, pittura. Poi è venuta la televisione, al che ho cominciato a studiarmi per conto mio l'elettronica, a vedere che cosa succedeva, no? A quei tempi ovviamente non c'erano i transistor, ma c'erano le valvole. E pian piano mi ci sono infilato dentro che è diventata per me un pallino, no? Per cui ho cominciato a fare studi sull'elettronica, mi sono proprio indirizzato in quel campo là, anima e cuore, ecco. Le vote est ouvert. Io ero responsabile dei progetti speciali dell'Olivetti, soprattutto per quello che riguardava gli apparati di manutenzione e di assistenza tecnica. Ed era l'unico reparto della Olivetti che poteva incaricarsi di risolvere dei problemi speciali come quella di un sistema elettronico di voto. Le nombre de votants était de 236. 10 pour, 221 contre, 5 abstentions. L'amendement est rejeté. La richiesta del Parlamento europeo era per un sistema di voto a Strasburgo che abbiamo realizzato velocemente, abbastanza velocemente. La richiesta fu abbastanza strana per noi perché era un campo di cui non avevamo nessuna esperienza. Però era un prodotto elettronico e l'elettronico la conoscevamo bene. Senta signor Costa, è un sistema tutto italiano questo? Sì, è un sistema tutto italiano che la nostra ditta ha messo a punto ed è composto... Ecco, ci spieghi un momentino com'è composto. È composto da un certo numero di terminali, in questo caso sono 420 terminali, uno per ogni deputato, un mini computer che coordina e elabora i dati in arrivo, fa i vari controlli sul badge che il deputato inserisce per abilitare il voto. Sarebbe una specie di tessera di plastica? Sì, è una tessera di plastica con un codice perforato che riguarda il suo documento di identità. Poi c'è una memoria a dischi, una grossa memoria magnetica per avere l'archivio di tutti i deputati con il loro numero di codice e per registrare tutte le votazioni della giornata. Inoltre c'è una stampante veloce per stampare i documenti ufficiali che vengono allegati. Quanto impiegate a stampare un voto? Ma tutto il ciclo completo, che è quello per appello nominale, che poi alla fine è quello che richiede dei tempi lunghissimi, fatto nella maniera tradizionale, direi al di sopra delle 2 ore, noi lo realizziamo in un tempo che è intorno ai 30 secondi, ecco, tutto il ciclo completo con un documento stampato. A metà degli anni '80 mi sono trasferito a Roma, all'Olivetti di Roma, per realizzare qui i progetti speciali relativi alle pubbliche amministrazioni soprattutto. Però non era facile realizzare questi progetti speciali a Roma perché mentre che da Ivrea avevo un supporto con Milano vicino, Torino vicino, ecco, di piccole aziendine preparate nella realizzazione di progetti elettronici, a Roma il campo era abbastanza limitato. Sono Sandro Costa, responsabile delle innovazioni tecnologiche. La fondazione dell'Eurel è stato un momento fondamentale per poter dare servizi a un'esperienza che era già iniziata negli anni precedenti in Olivetti. Era necessaria un'azienda che fosse in grado di risolvere, di realizzare, di progettare, di produrre dei sistemi di voto che fossero altamente professionali, con delle caratteristiche particolari a cui un'azienda si potesse dedicare in modo verticale, facendo di questa esperienza il proprio core business. Sono Francesco Costa, amministratore delegato dell'Eurel Informatica.
Le tappe più importanti dell'Eurel Informatica sicuramente sono quelle che vedono la realizzazione dei sistemi del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati, del Senato e di alcune regioni importanti. Sicuramente le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a rendere l'Eurel una società leader nel campo di queste applicazioni particolari. Tra le più importanti ricordo sicuramente l'utilizzo delle smart card per il riconoscimento dei votanti nelle assemblee politiche. La seconda cosa, anch'essa è molto importante, è la tasca per la votazione segreta, che ancora oggi nessuno utilizza dei nostri competitor. Per ultimo, la velocità d'esecuzione. Praticamente in un Parlamento che fa anche 1000 votazioni in una giornata di lavoro, noi riusciamo a fare 6-7 votazioni al minuto. Anche il fingerprint ha contribuito a rendere famosa l'Eurel Informatica, che per prima l'ha utilizzato proprio alla Camera dei Deputati per evitare una volta per tutte l'annoso fenomeno dei pianisti. Votare per i colleghi assenti non sarà più possibile alla Camera. Il nuovo sistema di voto prevede il riconoscimento di punti caratteristici delle impronte digitali, detti minuzie. Un codice con 15-30 minuzie viene memorizzato in un chip all'interno della scheda personale dei deputati. Per votare si dovrà poi inserire la tessera nel banco e poggiare contemporaneamente il dito su un rilevatore. I dati della mano e quelli della scheda vengono messi a confronto e soltanto in caso di corrispondenza la postazione viene abilitata per le votazioni. Negli anni '80 c'era ancora molta diffidenza verso l'informatica ed era una diffidenza dovuta all'ignoranza e alla non conoscenza delle potenzialità che aveva in tutti i campi d'applicazione. In poche parole eravamo degli avventurieri. Ci siamo inseriti in questo percorso sapendo che tutto quello che noi offrivamo doveva essere un qualcosa che aiutasse il nostro cliente, che aiutasse l'istituzione a risolvere le proprie problematiche. Non può essere uno strumento che diventi un ostacolo all'esecuzione delle attività tipiche dell'Assemblea. La realizzazione di sistemi elettronici di questo tipo trovano una certa difficoltà e diffidenza da parte degli utilizzatori. Di conseguenza qualche difficoltà c'è stata, ma è stata superata brillantemente subito dopo la prima applicazione che noi abbiamo fatto alla Camera dei Deputati nel primo impianto di votazione elettronica nel 1986. I nostri sistemi sono full non tolerance, per cui dico non possono in nessun modo sbagliare, non devono, piuttosto si fermano, ma non sbagliano. Il successo dell'Eurel Informatica è dato sicuramente da 4 componenti molto importanti. La prima è la elevata personalizzazione dei nostri sistemi, la seconda è l'alta componente informatica e la terza è la completa autonomia dei nostri processi produttivi. Noi partiamo dal progetto per arrivare all'installazione, passando per la realizzazione di tutto quanto quello che costituisce un sistema, cioè l'hardware, il software e il firmware. La quarta componente, altrettanto validissima, è l'assistenza tecnica, che noi portiamo a tutti i nostri clienti ed è di elevato livello qualitativo e estremamente professionale. La fornitura di sistemi a clienti come il Parlamento Europeo, la Camera dei Deputati e il Senato richiede per forza di cose una fortissima competenza. E questa è la chiave di successo dell'Eurel Informatica, la conoscenza di tutto quello che può succedere all'interno di un'aula e la fornitura di tecnologie che sono adeguate a quelli che sono i bisogni e le esigenze di ogni singolo deputato, consigliere che sia all'interno di un'assemblea. Ma il segreto del nostro successo è aver capito che un sistema elettronico di voto deve avere delle caratteristiche particolari. Prima di tutto affidabilità. Affidabilità, ma vera affidabilità, continuità di funzionamento e alcune prestazioni che sono significative per chi vota. La segretezza del voto, la tessera di riconoscimento, un display per vedere l'interazione con la macchina e indicatori luminosi che dicano che cosa stai facendo, che cosa hai fatto.
Quando iniziamo un nuovo progetto ci chiediamo sempre che cosa possiamo offrire di più ai nostri clienti. La prima parola che si dice è what's news? Che cosa di nuovo possiamo mettere nel sistema elettronico di voto che stiamo realizzando? Introduciamo le tecnologie necessarie, mettiamo dentro anche un po' di innovazione in maniera tale che il sistema sia sempre adeguato alle esigenze di un'assemblea moderna ed efficiente. E in genere troviamo delle soluzioni diverse, più performanti rispetto a quelle precedenti. Ovviamente questo è il frutto del lavoro del nostro ufficio ricerca e sviluppo, che in realtà da noi non ha mai riposo. Gli scenari futuri che immaginiamo sono quelli che non vedono più un ambiente fisico da cui votare o da cui decidere le sorti di un'assemblea o di una comunità. Per cui i sistemi saranno il paperless, l'eliminazione della carta, della documentazione che viene data ai singoli membri dell'assemblea. Quindi l'orientamento è quello di andare verso un'applicazione su mobile che consentirà di fare quello che oggi si fa in un'aula, magari dai rispettivi uffici o dalle proprie case. Per il futuro prevedo un allargamento dell'utilizzo dell'informatica e l'elettronica nel campo delle pubbliche amministrazioni. Le assemblee diverranno dei luoghi di evento dove parlamentari, consiglieri e amministratori avranno l'opportunità di svolgere le proprie attività condividendo tutte le loro informazioni, tutte le loro attività con i cittadini. Grazie allo streaming, grazie alla dematerializzazione, grazie a tutti quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, l'Assemblea diventerà il centro democratico della politica.